4.0 nasce nel 2019 proprio con una intuizione volta a valorizzare le diversità generazionali e in particolare a favorire le giovani generazioni. La fondatrice Daria Magidi scrive un libro che si chiama proprio Donne 4.0 dedicato alla figlia adolescente. E con questo libro vuole proprio dare un messaggio importante alle giovani donne sul valore e diciamo contributo fondamentale che le tecnologie possono portare all'empowerment femminile. Da quel libro poi nasce una community che diventa associazione nel 2021 e oggi questa associazione conta più di 200 socie in tutta Italia. Continuiamo a valorizzare il contributo delle giovani generazioni anche attraverso delle quote agevolate che applichiamo per favorire l'entrata in associazione di soci under 40 e under 25 e abbiamo una commissione giovani dedicata che è costituita oggi da circa 20 socie distribuite dai 19 ai 36 anni che portano diciamo, contributi di grande valore. Sì, allora, in termini di politiche pratiche specifiche, noi abbiamo una rappresentanza di questa commissione giovani all'interno del direttivo dell'associazione, che quindi porta, diciamo, sempre avanti dei contributi molto interessanti, in termini di innovazione, e anche, diciamo, di mindset, di approccio, assolutamente nuovo. E poi portiamo avanti due iniziative, una che si chiama i4Girls, che è un campus residenziale che facciamo tutti gli anni, aperto alle ragazze di quarta superiore di tutta Italia. Ne selezioniamo 20 che hanno la possibilità appunto di frequentare per una settimana un corso dedicato all'artificial intelligence con una faculty tutta al femminile, costituita appunto dalle nostre socie, di cui fanno parte anche le esperte della Commissione Giovani. E quindi diciamo questo è già un segnale molto importante per noi per diciamo, dare la possibilità anche alle giovani professioniste di portare il loro messaggio alle ragazze e poi anche all'interno di un'altra iniziativa che si chiama i4Women, che è un'iniziativa diciamo più divulgativa che portiamo in giro per tutta l'Italia, nelle varie università, dove anche qui abbiamo una faculty al femminile, tra cui diciamo all'interno della quale abbiamo anche delle componenti appunto che provengono dalla Commissione Giovani. Allora, diciamo che in particolar modo all'interno della Commissione Giovani, dove abbiamo un mix di età diverse, ma anche al di fuori, diciamo, della Commissione Giovani, comunque diciamo in termini di modalità organizzative, prediligiamo gli incontri di persona proprio perché agevolano un maggiore scambio comunicativo e soprattutto quello che succede è che applichiamo un approccio inclusivo a livello generazionale, tant'è che diciamo, le socie più grandi fanno da mentor alle più giovani, mentre le più giovani in un'attività di, chiamiamola reverse mentoring, insegnano le skill tecnologiche alle socie più grandi. Allora, in termini di buone pratiche, direi che oltre al mentoring e al reverse mentoring di cui parlavo prima, all'interno dell'associazione applichiamo anche l'approccio del co-leading, quindi oltre alle commissioni giovani abbiamo anche altre commissioni tematiche e ogni commissione è guidata da due socie, anche appunto appartenenti a generazioni diverse e questo favorisce moltissimo diciamo, l'interscambio, favorisce il confronto e favorisce naturalmente, arricchisce anche dal punto di vista dei contenuti e dei valori le attività che portiamo avanti. L'altro aspetto è quello del tutoring che applichiamo in particolar modo all'iniziativa di cui parlavo prima, il 4Girls,
per cui diciamo, le partecipanti alle prime edizioni possono partecipare alle edizioni successive in qualità di tutor delle nuove arrivate. E questo, diciamo, questo approccio ha avuto molto successo, tant'è che oggi abbiamo una bellissima community di giovanissime che si è creata proprio attorno ad AI4Girls. Allora, ricorderei qui la missione, mi piace ricordare la missione dell'associazione che è rendere protagoniste le donne nell'affrontare le sfide globali e nel costruire con le tecnologie un futuro inclusivo e sostenibile. Già diciamo questa apertura verso il futuro ci dice che abbiamo un'attenzione particolare allo scambio intergenerazionale e che sicuramente il contributo delle varie generazioni arricchisce tutte le attività che noi facciamo ed è fondamentale soprattutto il contributo delle giovani, anche in quelle attività che pensiamo diciamo, siano in focus all'interno del nostro manifesto. In particolare il favorire il ruolo attivo delle donne nelle tecnologie innovative, nel supportare anche le attività di formazione per le bambine e le ragazze in ambito STEM e in tutte quelle attività di upskilling e reskilling di cui parlavo prima, quindi iniziative come AI4Girls e AI4Women, e non ultimo anche tutto il tema legato all'imprenditorialità e le start-up al femminile.